Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della DC versione RR. Tutto questo grazie a DC Sim Racing Italia. Grazie Tranca. Grazie per aver dato l'opportunità al mio canale di essere il primo in Italia a poter recensire la versione RR della DC. Versione che prende il nome da Roldan Rodriguez, ex pilota karting, Formula Renault, Formula 3, GT3. Ragazzi, un pilota affermato nel mondo del racing reale, che ha richiesto modifiche specifiche al modello DC fino a far prendere la decisione agli ingegneri DC di creare un modello specifico con tutte le caratteristiche che aveva richiesto Roldan. Ma ragazzi, ho parlato anche troppo nell'introduzione, come dico sempre, banda alle ciance, sigla! E poi voglio dirvelo a inizio video perché so che poi voi ve lo scordate, ma chiunque acquisterà questa pedaliera con il codice Mirko riceverà un'ora di Academy con Tranca per andare a settare nei minimi dettagli questa pedaliera e magari vi aiuterà a impostare qualche prima curva nel vostro circuito preferito. Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della DC versione RR, un modello molto particolare, un modello molto migliorato rispetto al modello base che mi è stato mandato da DC Sim Racing Italia per testarlo per voi. Inizio subito con raccontarvi cosa troverete all'interno della scatola. Naturalmente ci saranno dei volantini che vi spiegheranno innanzitutto chi è Roldan, e tutti i volantini sono firmati uno per uno direttamente da lui. La firma, ragazzi, non è una fotocopia, ma sono tutti autografati direttamente da lui. Questo perché tiene veramente tanto a tutte quelle che sono state le sue idee che sono state portate su questo modello. E l'altro è il secondo direttamente dei ragazzi di DC. All'interno troveremo poi due cavi USB, da un lato USB di tipo 2, dall'altro lato USB tipo stampante, uno che servirà per collegare la pedaliera al PC e l'altro, ragazzi, la prima sorpresa, questa piccola button box con 3 pulsanti premibili, un rotary, in realtà è premibile anche questo ma non ha una reale funzione, e un display a doppia cifra, ma vi spiegherò dopo un pochino più nel dettaglio a cosa serve. Sempre all'interno della scatola troveremo il supportino per l'elettronica, se vogliamo montarlo direttamente magari a vista sulla nostra postazione, e la scatolina che contiene la scheda Bodnar, perché sì ragazzi, anche se è un software proprietario, ma ne parleremo più avanti, la DC ormai da tantissimi anni utilizza una scheda Bodnar per le proprie pedaliere. Naturalmente è un firmware personalizzato. Troveremo poi tutta la bulloneria per poterla montare, un secondo elastomero, in questo caso questo nero è un elastomero un pochino più morbido rispetto a quello già montato sulla pedaliera, un set di brugole per fare tutte quante le regolazioni e una piccola boccettina di olio siliconico per poter andare a lubrificare nel tempo e fare una buona manutenzione della nostra pedaliera. E sono prodotti che utilizziamo per davvero, non stiamo a fare la televendita. E poi ragazzi, iniziamo subito dall'acceleratore. Ma voglio iniziare subito con raccontarvi quelle che sono le caratteristiche comuni a entrambi i pedali. La prima su tutte, come potete ben vedere, è questa nuova e rinnovata pedana. Molto carina. In questo caso verniciata a polvere di colore nero, molto carina, lasciata qui visibile la scritta RR Edition. Sono due pedaline identiche per entrambi i pedali, nel caso del freno è soltanto invertito il senso di montaggio. Altra cosa che accomuna entrambi i pedali sono queste rinnovate
staffe per il montaggio sulla postazione, anche in questo caso verniciate di nero a polvere, che dona secondo me questo genere di rifinitura un effetto molto più bello al tatto e in realtà anche all'occhio, cosa che a mio avviso mancava un pochino al modello base. La pedaliera non viene fornita con nessuna base, ma proprio grazie alle asole presenti sul pedale è possibile andarla a montare praticamente, ragazzi, su tutte le piastre che già possedete nella vostra postazione. Chi ha un battitacco come me può sfruttare anche il proprio battitacco, chi ha come me postazioni in profilati potrà tranquillamente montarla utilizzando i tasselli, e proprio grazie a queste asole, a questa libertà di montaggio, potete separare, spostare i pedali come meglio credete, proprio per trovare la posizione più adatta al vostro stile di guida. Per quanto riguarda invece poi la scioglievolezza del movimento sul perno, è data da dei cuscinetti sferici a bagno d'olio sia su acceleratore che freno, che donano veramente una grande fluidità nel movimento del pedale. Altra cosa che accomuna la struttura di entrambi i pedali è che sono tutti fatti con piastre di acciaio da 3 mm. Però ragazzi, entriamo subito nello specifico in quelle che sono le caratteristiche del nuovo acceleratore. Innanzitutto vi faccio notare subito la nuova molla utilizzata, anche in questo caso verniciata a polvere nera. In realtà non so se sia la stessa identica o meno, mi sembra leggermente più dura rispetto al modello base. Rimangono comunque disponibili tutte le regolazioni. In questo caso c'è sempre la regolazione tramite la ghiera, con cui potete allentare o stringere la molla, dando quindi una sorta di iniziale precarico, ma la prima modifica che vi consiglio di fare nel caso vogliate indurire la corsa del pedale è agire su questa sola qui. Più la porterete verso l'alto e più andrete a indurire la corsa del pedale. Questo perché a parità di corsa del pedale la molla si comprimerà con più velocità, molto proprio semplicemente. In realtà su questo modello è possibile fare dei test con ulteriori regolazioni date da quest'altra asola qui, e quindi potete alzare ancora di più l'inclinazione e rendere quindi ancora più duro e fare ancora altri test sulla durezza e la velocità di rilascio del pedale dell'acceleratore. Sono rimaste invece sempre le stesse la boccola dietro, che consente la fluidità del passaggio del perno fatta in stampa 3D, e sempre la boccola di ancoraggio della molla sulla ghiera, questa fatta in teflon bianco. Sempre identico al modello precedente il sistema di fine corsa, dato da questo perno qui regolabile e sempre avvolto in una sorta di gomma molto simile a quelle che sono le guaine per i tubi per innaffiare, ma vengono utilizzate anche da altre pedaliere. L'effetto che danno sul fine corsa è molto morbido e c'è sempre quella sensazione di poter dare sempre un pelino più di gas rispetto a quello che è un fine corsa molto secco, ma personalmente prediligo, anche per una questione familiare, avere sempre dei fini corsa che attutiscano bene la schiacciata repentina dell'acceleratore, in modo che nella stanza c'è il massimo silenzio. Una caratteristica molto particolare che ho sempre apprezzato della DC è che rimane un pedale sempre molto compatto, però è possibile, a secondo del vostro piede, poter andare a regolare l'altezza delle pedane di entrambi i pedali, in modo da poter gestire naturalmente piedi diversi. Arriviamo poi alla parte elettronica e la gestione del segnale. Come il modello base di DC, anche queste funzionano con un sensore di Hall posto alla base del piede. Come funziona il sensore di Hall? È un sensore di prossimità che calcola la variazione di campo magnetico. Infatti nella parte sotto c'è un magnete e nella parte sopra c'è il sensore che, a secondo di quanto è distante da questo magnete, percepisce le variazioni di campo magnetico, che invia alla scheda madre e che gestisce come segnale di movimento del pedale. Ma ragazzi, per quanto riguarda l'acceleratore, penso di avervi detto tutto. Arriviamo adesso al freno, il pedale che a mio avviso ha subito quelle modifiche che io ho sempre sperato in DC. Ma iniziamo con calma. La pedana, come vi ho detto, sempre della stessa forma dell'acceleratore ma ruotata di 180 gradi, sempre tutta verniciata a polvere, e sempre qui davanti rimane ben visibile il logo DC. Danno effettivamente un ottimo senso qualitativo anche alla vista, cosa che a mio avviso nelle pedaliere di oggi anche l'occhio vuole la sua parte. Arriviamo subito a quella che è la modifica principale, che secondo me rende molto più fluido, molto più preciso il pedale del freno, e riguarda, ragazzi, questo snodo qui.
Questo perché io lo reputo molto importante? Perché quando viene premuto il pedale del freno, anche questa parte subisce una rotazione. Nel modello base in realtà rimaneva fisso. In questo caso, tramite questo tassello mobile, il perno viene accompagnato nel movimento tramite la rotazione di questo tassello. A mio avviso fondamentale per avere la maggior fluidità e per avere un movimento più naturale possibile del perno. Altra cosa che è stata aggiunta, la possibilità di poter andare a modificare il punto di attacco del perno sul pedale. Questo, come vi ho già spiegato per l'acceleratore, che cosa rende possibile? A parità di elastomeri, a parità di combinazioni di elastomeri montati, andrà a variare la corsa del pedale stesso, perché più posizionerete l'attacco in alto e più a parità di pressione l'elastomero verrà compresso più velocemente. Quindi questo dà a parità di elastomeri un'enorme varietà di sensazioni che potrete scegliere. È veramente una chicca che ha aggiunto DC, che dà la possibilità a parità di elastomeri di sfruttare in modo diverso il pedale del freno. La cella montata è sempre una Mavin da 100 kg, quindi il sistema rimane pressoché lo stesso. Sono stati rinnovati invece questa volta gli elastomeri forniti. In questo caso, come vi ho detto, mi è stato già mandata con l'elastomero più duro già montato, che quello dopo i miei test ho preferito. Una peculiarità nella forma di questi elastomeri è che comunque, e vi manderò un video per farvi vedere più nello specifico questa cosa, questo effetto, è che comunque continua a comprimersi per tutta la quantità di pressione. Che cosa significa? Io ho fatto un video settando la pedaliera al massimo, quindi sfruttando al massimo quello che è il segnale possibile tramite la cella di carico, e vedete che per arrivare al 100% esiste sempre uno spazio di compressione che questo elastomero effettua. Quindi anche la pressione e la forza è sempre molto legata in questo caso alla corsa che il pedale fa. Naturalmente, come vi dicevo prima, alzando l'attacco che il perno ha sul pedale si va un pochino ad ovviare a questa cosa, ma comunque la corsa resta sempre molto legata alla forza che si esprime sul pedale. Il tipo di materiale utilizzato è molto simile a quello che veniva utilizzato anche nel modello DC normale. In realtà mi è capitato di vedere anche altri elastomeri fatti anche da altri ragazzi per questa pedaliera. Direi che siamo in linea con quelli che sono quei materiali e in linea con quelli che sono le caratteristiche tecniche che hanno quel genere di materiali. Magari cambia il diametro e quindi magari può cambiare, cambiando il diametro può cambiare la caratteristica di compressione, ma la tipologia di disegno e di materiale mi sembra molto simile. In questo caso di base è montato un elastomero rosso, che è il modello quello più duro, e un elastomero nero che è di un materiale leggermente più morbido. La sensazione che si ha comunque quando si preme sul pedale del freno, ma naturalmente, come vi ripeto, cerco sempre di mandare dei video in cui cerco di premere il pedale al massimo delle sue possibilità per farvi vedere il movimento che si ha con il pedale in relazione alla forza, al segnale espresso all'interno del software. E in realtà è proprio di quello che adesso vorrei parlarvi, parlandovi anche di questa nuova button box che a mio avviso eleva di moltissimo le funzionalità di questa nuova pedaliera. Il software rimane pressoché lo stesso che utilizzava DC nei suoi vecchi modelli, anche se viene scaricato uno specifico software per il modello RR. Questo perché, oltre alle normali funzioni, si attiva anche la possibilità di fare delle regolazioni direttamente da questa button box senza entrare all'interno del software. Come vi ho detto, utilizza una scheda Bodnar e il software di DC cerca di sfruttare al massimo quelli che sono i 16 bit che questa scheda offre. E naturalmente, mantenendo le stesse regolazioni del modello base, è possibile andarci a ricreare tutte le curvature di segnale che più vogliamo, sia per quanto riguarda il pedale dell'acceleratore che per quanto riguarda il pedale del freno. In più decidere zona morta bassa, zona morta alta del pedale dell'acceleratore e anche la forza massima che vogliamo esprimere sul pedale del freno. Cosa molto importante su questa pedaliera è tutte le volte che fate delle regolazioni andate e cliccate sul pulsante per inviare i vostri settaggi direttamente sulla scheda in modo che vengano salvati, in modo che anche in software esterni possiate utilizzare quel genere di settaggio, come per esempio su iRacing, che di solito bypassa quelli che sono i normali settaggi fatti all'interno del software. Potendo inviare invece i nostri settaggi direttamente alla scheda madre, questi potranno essere sfruttati anche all'interno di software come iRacing. Ma arriviamo adesso, ragazzi, a quello che è il plus che può offrire questa button box. Vi consente di poter registrare 3 diversi profili di curvatura per il vostro
acceleratore che potete richiamare ogni volta premendo un diverso pulsante. In più, in ogni momento potrete tramite il potenziometro andare a regolare quella che è la forza massima che vorrete dare sul vostro freno. Unica nota che mi viene da fare per quanto riguarda il potenziometro sulla button box è che delle volte mi è capitato che salti alcune regolazioni e quindi magari dovete stare un pochino attenti, ma c'è anche un segnale audio che vi aiuterà nel settaggio per capire se è stato più o meno attivato l'aumento o la diminuzione del segnale. Ma ragazzi, penso sia arrivato il momento più bello, quella di vederle in azione, e ho fatto un video per voi. Ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni finali. Innanzitutto ringrazio Trunka per avermi dato questa opportunità di provare questo nuovo modello creato da DC. Questo perché già dalle foto di presentazione avevo intuito che avevano fatto un bel balzo in avanti su quelle che sono le caratteristiche meccaniche del proprio prodotto. Inizio subito con le nuove pedane, molto carine, le ho trovate molto belle a livello estetico. Il consiglio che vi do è cercare di posizionare la pedaliera in maniera più orizzontale possibile per poterle sfruttare nel modo migliore. Naturalmente anche in questo caso consiglio sempre l'utilizzo delle scarpe, perché secondo me hanno un grip migliore su quelle che sono questo genere di pedane qui, e anche il tenere la pedana il più perpendicolare possibile aiuta moltissimo quello che è il grip e la precisione nella pressione che avrete quando le andrete ad utilizzare. Per quanto riguarda l'acceleratore, l'ho trovato buono come trovavo già buono quello della DC normale. Ha qualche regolazione in più rispetto al modello precedente, che consente di arrivare a una regolazione un pochino più dura rispetto al modello base, che per mio gusto personale preferisco. Mi piace anche nel pedale dell'acceleratore avere una corposità di pressione un pochino più sostenuta. Questo perché
nel mio caso mi aiuta molto di più nella precisione. Arriviamo al pedale del freno. Naturalmente il software e la cella di carico è sempre la stessa e qui faccio un plauso a DC perché riesce a utilizzare sempre il segnale in maniera ottimale, pur essendo una pedaliera a 16 bit e quindi sfruttare un'ampia quantità di segnale che potrebbe portare con sé delle sporcature. Il segnale riesce a essere sempre molto pulito. Il nuovo sistema di aggancio del perno secondo me fa fare un bel balzo in avanti in quella che è la fluidità di utilizzo del pedale. Naturalmente ragazzi, entriamo nelle finezze perché comunque rimane buono già anche il vecchio pedale, ma io, avendo utilizzato anche altri generi di pedaliere, apprezzo moltissimo questo aumento di fluidità anche in quel breve tratto di pressione che viene fatto sul freno. Per quanto riguarda il kit di elastomeri forniti all'interno della scatola, io ho lasciato montato alla fine quello più duro. Per la quantità di pressione che faccio io, personalmente sono arrivato a dare un po' più di precarico per cercare di avere una corsa ancora inferiore rispetto a quella che viene offerta da questo genere di elastomeri, ma li ho trovato di un'ottima qualità. Ho messo abbastanza sotto torchio in questi giorni questa pedaliera e gli elastomeri che ho utilizzato si sono comportati molto bene. Io un consiglio che do in generale a tutti per il mantenimento dei propri elastomeri, a prescindere quelli utilizzati, comprati esterni, i miei, quelli che volete, è cercare sempre di tenere ben oliata, ben ingrassata l'asta, perché è il punto dove si generano delle frizioni, delle temperature più alte che potrebbero portare a logorare e a rovinare gli elastomeri che utilizzate. In più, altra cosa che ho apprezzato tantissimo di questo nuovo sistema è il fatto che finalmente è possibile andare a modificare la serie di elastomeri utilizzati, ragazzi, in maniera molto semplice, perché vi basterà andare ad allentare la ghiera di precarico, alzare l'asta, sfilare, rinfilare i nuovi elastomeri, reinserite il perno, riandate a dare un po' di precarico e il gioco è fatto. Questo lo trovo un grandissimo plus rispetto al modello precedente, in cui dovevate un pochino in maniera più laboriosa andare a fare queste modifiche. Naturalmente, come tutti quanti, non vi consiglio di stare in continuo a modificare, però sicuramente avere queste modifiche a portata di mani, perché tutto questo lo potete fare direttamente con le mani senza utilizzare nessun attrezzo, io lo trovo un grandissimo plus rispetto al modello precedente. Ragazzi, naturalmente anche dai possessori di DC fatemi sapere nei commenti di cosa pensate del modello RR. Chi ancora è indeciso su che pedaliera utilizzare, gli straconsiglio questo modello perché apporta veramente delle ottime modifiche anche al modello base, ma naturalmente sarei contento nei commenti di sapere cosa ne pensate di questa pedaliera e spero che vi sia piaciuta anche la recensione. Naturalmente ringrazio DC Sim Racing Italia, naturalmente metterò tutti i link in descrizione per contattare Tranca e poter ordinare, ragazzi, sia la versione RR, ma non scordiamoci anche della versione normale. Vi ricordo sempre MDS Simparsa, la mia pagina Facebook, supportatemi anche lì, mettete un bel like, andatemi a cercare e ragazzi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!